Allora, eccoci, ben trovati a tutti. Oggi affrontiamo parecchi temi in questa puntata, alcuni dei quali li avevo già annunciati, li avevamo annunciati alla fine della scorsa puntata, purtroppo solo alcuni perché di Malachi Martin, Concilio Vaticano II e Fatima ne parleremo in maniera specifica, prossimamente in maniera più approfondita. Vi terremo aggiornati. Un'ultima comunicazione di servizio, vi ricordo che tutti i nostri video sono disponibili anche su Rumble, andate su rumble.com, cercate fra i canali La Finanza sul Web, tutto attaccato, e trovate tutti i nostri video. Ve lo dico perché su YouTube la scorsa volta abbiamo avuto un problema ed abbiamo dovuto tagliare un breve segmento di 40 secondi circa a metà del video. Purtroppo non è dipeso da noi, quindi andando su Rumble troverete la clip integrale dell'ultimo video e siete sicuri di trovare tutto. Bene, introduciamo come al solito Andrea Cionci. Buonasera Andrea. Buonasera Francesco, buonasera agli ascoltatori. E grazie di nuovo di essere Grazie a con noi. voi, un piacere. Allora, parliamo subito di un articolo che tu hai scritto pochissimi giorni fa, qualche giorno fa, in cui introduci una grandissima novità, io ritengo, questa del codice Gesù, che è un codice che si ricollega un po' al codice Ratzinger che abbiamo visto nelle scorse puntate. Ci puoi spiegare di cosa si tratta? Il linguaggio di Gesù è simile, il linguaggio di Ratzinger è simile al linguaggio di Gesù in qualche modo? Dunque, una breve parentesi per riassumere agli ascoltatori di che cosa si tratta. Papa Ratzinger nel 2013 non ha mai abdicato al papato, ma ha annunciato il proprio autoesilio in sede impedita, una situazione canonica che lo fa restare l'unico papa e che di fatto rende antipapa Francesco, scismandolo. Questa realtà canonica viene da lui esplicitata in modo sottile, velatamente logico o anfibologico attraverso un suo particolare sistema di comunicazione che io ho battezzato codice Ratzinger, che si avvale di alcune figure retoriche, alcuni espedienti logici per farci capire sottilmente che il Papa è sempre benedetto e che si trova appunto in sede impedita. Di questo abbiamo già trattato ampiamente nelle precedenti puntate delle nostre interviste. La cosa straordinaria che si è scoperta grazie al contributo dei lettori è la seguente. Dunque, c'è da dire che in una specie di inconscio collettivo la vicenda di questa Magna Quaestio, la vicenda dei due papi, si sta ricomponendo come le tessere di un mosaico, tant'è che l'attenzione dei lettori, degli ascoltatori, si appunta spesso in modo convergente su alcuni temi in particolare. Ad esempio, un paio di settimane fa, gran parte dei lettori si chiedevano: ma com'è che Benedetto ha chiamato Santo Padre Bergoglio durante il ringraziamento per il 65esimo di sacerdozio? E così abbiamo potuto decodificare quell'intervento e spiegare perché Benedetto XVI chiama Papa Francesco, appunto perché è uno che fa il Papa ma non lo è. Sempre secondo questa dinamica di graduale comprensione della Magna Quaestio, qualche giorno fa due lettori mi hanno scritto all'email codiceratzinger@libero.it da due versanti opposti. Un contestatore chiedeva: come potrebbe Benedetto XVI usare un linguaggio così sibillino come il codice Ratzinger quando Gesù ha raccomandato il vostro parlare sia sì sì, no no, il resto viene dal maligno? Viceversa, una lettrice, che invece era a favore della nostra inchiesta, ci ha suggerito, nella stessa mattinata: durante il rosario ho avuto un'intuizione, credo che Papa Benedetto comunichi nello stesso stile che usava Gesù. Cogliendo quest'ultimo input, tanto quanto l'opportuna, l'appropriata contestazione dell'altro lettore, abbiamo approfondito con l'aiuto di alcuni biblisti e teologi, e ci si è rivelato un fatto assolutamente straordinario, ma che non deve stupire, alla fine è un po' un uovo di Colombo. Ovvero Benedetto XVI, unico Papa legittimo e unico vicario di Cristo in terra, si esprime realmente con le stesse figure retoriche, le stesse modalità espressive di Gesù in diversi momenti della sua predicazione.
in uno stile che è ripreso anche dagli evangelisti, soprattutto da Giovanni. Ora, questo stile di Gesù, questo stile comunicativo di Gesù, è spesso non immediatamente diretto, a volte è oscuro, a volte è velato. Tutti sanno che Gesù, per esempio, si esprime attraverso delle parabole. Ora, come si concilia innanzitutto questo stile di Gesù con la raccomandazione, il vostro parlare sia sì sì, no no? Ora, spiegano i teologi che Gesù Cristo raccomanda di dire sempre la verità, ma questo non gli preclude la possibilità di adattare il suo linguaggio, a seconda della disposizione d'animo degli ascoltatori, degli uditori. Ovvero, tutti conosciamo il detto chi ha orecchie intenda, no? Questo concetto compare numerose volte nel Vangelo, nella predicazione di Gesù, perché lui parla in un linguaggio che solamente gli uomini di buona volontà hanno la disposizione, l'apertura emotiva, l'apertura intellettuale per capire e decodificare quello che lui sta dicendo. E quindi a volte anche i suoi stessi discepoli non capiscono, tanto che in Giovanni 6,60 loro dicono: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Il Messia e i suoi interlocutori sono su due piani differenti. Gesù parla a un livello superiore. I suoi nemici, i suoi accusatori, gli ebrei, i farisei, i romani, Pilato, cercano di interrogarlo, di incastrarlo, di metterlo in difficoltà, e Gesù Cristo risponde sempre in un modo che li lascia interdetti, li lascia senza parole. Per esempio, una delle figure retoriche più frequenti che utilizza Gesù è l'anfibologia, che abbiamo visto ricorre numerose volte nel codice Ratzinger, nello stile del codice Ratzinger. Per esempio, quando Gesù parla alla Samaritana e le dice: se tu conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. L'anfibologia sta nell'interpretazione dell'espressione acqua viva, che si può intendere sia come acqua di sorgente che come acqua di vita, tant'è che la donna inizialmente non capisce come potrebbe nascere un'acqua sorgiva da questo pozzo. Adesso diciamo vi rimando, se volete leggere quel passo del Vangelo, a Giovanni 4,10. Comunque il gioco, se così si può dire, che fa Gesù è tra questa doppia interpretazione fra acqua di sorgente e acqua di vita. Naturalmente Gesù avrebbe dato l'acqua di vita, l'acqua di salvezza alla Samaritana, anche se lei pensa che si tratti di un elemento materiale come un'acqua sorgiva. Allo stesso modo, per esempio, Papa Benedetto ha assunto il titolo di Papa Emerito. Allora, tutti noi per 8 anni abbiamo pensato che quell'emerito fosse un titolo giuridico, burocratico per individuare un impossibile Papa in pensione. Dico impossibile perché il Papa Emerito non esiste canonicamente, tant'è che dopo 8 anni il Vaticano se ne è accorto e ha messo al lavoro i canonisti dell'Università di Bologna, che si stanno arrabattando per cercare una giurisprudenza per questo inesistente Papa Emerito. Noi appunto siamo stati abituati a considerare il Papa Emerito come un Papa in pensione, così come lo è effettivamente per il Vescovo, cioè il Vescovo canonicamente può essere emerito e può andare in pensione, il Papa no. Allora, che vuol dire emerito? Emerito viene dal verbo emereo, verbo latino emereo, che significa colui che ha diritto, colui che merita di essere Papa. Quindi il titolo di Papa Emerito non è uno status canonico giuridico di Papa Benedetto, che non esiste, ma è una qualifica. Siccome lui ha un ministero allargato,
con il Papa illegittimo, c'è questa sorta di luogo teologico, un po' come quella di Gesù con Giuda Iscariota, cioè tra due opposti, diciamo così, la cui interazione dà seguito a un sacrificio. Allo stesso modo, Papa Benedetto ha un ministero allargato con un altro Papa illegittimo, con un antipapa, e dal suo sacrificio di lui stesso, che ha rinunciato al potere pratico, lasciando la Chiesa nelle mani di un antipapa, tutto questo fa parte di un disegno escatologico da cui la Chiesa uscirà purificata, scismata dalla parte eretica non credente, non cattolica, e quindi c'è un significato purificatorio. Quindi Papa Benedetto utilizza, adesso potrei fare molti altri esempi delle stesse figure retoriche e degli stessi espedienti. Per esempio, un altro sistema è quello del fraintendimento. Il fraintendimento che utilizza Gesù si compone di alcuni momenti, cioè Gesù fa un'affermazione, l'interlocutore fraintende perché si ferma al piano inferiore, e poi Gesù dà la spiegazione compiuta che squarcia il velo davanti agli occhi dell'ascoltatore. E allo stesso modo, per esempio, Papa Benedetto lo fa per delle situazioni come quella che abbiamo individuato come il rompicapo della mozzetta rossa, no? Lui fa un'affermazione, dice: Bergoglio ha scelto di vestirsi di bianco alla sua elezione, non ha voluto la mozzetta rossa, ma anche noi che l'abbiamo preceduto eravamo in bianco. Ora, il fraintendimento è questo: siccome lui non era in bianco alla sua elezione, cioè indossava la mozzetta rossa tradizionale dei pontefici, da questo calambur si capisce a un livello sottostante, ma paradossalmente superiore, che Papa Benedetto ci sta dicendo che Bergoglio ha scelto di vestirsi da papa, di bianco, perché non voleva più accontentarsi della mozzetta rossa da cardinale che gli spettava. Ora, quello è un fraintendimento molto sottile. Io stesso ci ho messo alcuni mesi per capirlo fino in fondo. Ma appunto, e qui concludo, Papa Benedetto utilizza lo stesso linguaggio apparentemente criptico di Gesù per selezionare coloro che hanno ragione e fede, o anche semplicemente ragione e onestà intellettuale, perché solo queste persone poi devono capire e devono dare seguito al disegno escatologico. Quindi, per capire, cos'è che accomuna Ratzinger e Papa Benedetto con la figura di Gesù Cristo? Una certa arguzia linguistica. Sì, un'arguzia linguistica che però non è richiesta per lo strumento di decodifica del loro messaggio, cioè, nel senso, non è una questione culturale. No, non è una questione linguistica. No, ascolta, il Papa Benedetto, così come Gesù Cristo, parla per tutti. Per esempio, quando Benedetto XVI ripete da 8 anni il Papa è uno solo e non spiega mai quale dei due, lo abbiamo già detto, questo indovinello è alla portata di un bambino di 8 anni. Perché se tu a un bambino di 8 anni gli dici, la mamma chiede a Luigino, chi ha rubato la marmellata, tu o tuo fratello? E Luigino risponde, è stato uno di noi due, ma non spiega quale. Anche un bambino di 8 anni capisce che c'è qualcosa sotto. Quindi tra l'estrema sottigliezza del rompicapo della mozzetta rossa, esatto, e invece l'indovinello banale, semplicissimo, alla portata di un bimbo di 8 anni, del Papa è uno solo, senza spiegare quale, Papa Benedetto, così come Gesù, parla a tutti, grandi, piccoli, colti, ignoranti, sciocchi, intelligenti, chiunque abbia buona fede, onestà intellettuale, sincerità, purezza di cuore, ha la possibilità di capire, e questa è una cosa straordinaria, veramente di portata millenaria. Un altro aspetto molto importante che accomuna la comunicazione di Gesù Cristo e quella di Benedetto XVI è il ricorrere a citazioni dalla scrittura.
Per esempio, quando nel deserto Gesù viene tentato, il demonio gli chiede: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. E Gesù risponde: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allo stesso modo anche Papa Benedetto ha citato la scrittura, neotestamentaria chiaramente questa volta, di fronte a Bergoglio e ai cardinali riuniti per il suo 65esimo di sacerdozio nel 2016, ricordando l'ultima cena, quando Gesù Cristo rese grazie con la parola Eucaristomen. Spiegava Papa Benedetto: Gesù ha trasformato il ringraziamento e così in benedizione la croce e la sofferenza tutto il male del mondo. Lui dice: l'occasione di oggi, di questo mio 65esimo di sacerdozio, si può riassumere con la parola Eucaristomen, cioè la parola con cui Gesù rese grazie al Padre spezzando il pane durante l'ultima cena. Gesù ha trasformato il ringraziamento, la sofferenza, tutto il male del mondo. Allo stesso modo, Papa Benedetto ringrazia tutti perché gli hanno tolto il potere, lo hanno estromesso, ma lui grazie a questo può dare vita a quel sacrificio, a quel disegno escatologico di cui abbiamo parlato. Perché quando sarà rivelata la sede impedita e si rivelerà il fatto che Bergoglio è antipapa, tutto quanto fatto da Francesco per 8 anni sarà combusto escatologicamente, sarà annullato e ci sarà molto probabilmente uno scisma, per cui tutta la parte ormai non più cattolica della Chiesa, del clero, sarà espunta, se ne andrà per conto suo, formerà una nuova Chiesa bergogliana, ecologista, gay friendly, mondialista e così via. Quindi anche la citazione della scrittura accomuna Papa Benedetto e Gesù Cristo. Andiamo avanti. Volevo chiederti una cosa riguardo al giovane teologo Ratzinger, che nel 69 fece una sorta di profezia, profetizzando una nuova chiesa nascente, un po' come già capitò precedentemente con la Emmerich. Sì, infatti nel 1969 ai microfoni di una radio tedesca il giovane teologo Ratzinger allora profetizzò: avremo presto preti ridotti al ruolo di assistenti sociali e il messaggio di fede ridotto a visione politica. Tutto sembrerà perduto, ma al momento opportuno, proprio nella fase più drammatica della crisi, la Chiesa rinascerà. Sarà più piccola, più povera, quasi catacombale, ma anche più santa, perché non sarà più la Chiesa di chi cerca di piacere al mondo, ma la Chiesa dei fedeli a Dio e alla sua legge eterna. E questa premonizione si è drammaticamente avverata, tant'è che noi oggi abbiamo realmente una chiesa, una vera chiesa cattolica che è tornata nelle catacombe, perseguitata dalla chiesa golpista di Bergoglio. Pensiamo per esempio solamente al fenomeno di Don Minutella. Don Minutella è un sacerdote che non riconosce Bergoglio come legittimo papa, è graniticamente fedele a Papa Benedetto XVI e in modo catacombale, diciamo, in modo clandestino, tanto che è stato scomunicato 2 volte, adesso gli hanno notificato una riduzione allo stato laicale ancora non confermata. Lui, attraverso il canale YouTube Radio Domina Nostra, che gli viene continuamente hackerato, sabotato, eccetera, continua a fare catechesi e a celebrare messe in latino, cioè Vetus Ordo, quella particolare celebrazione antica che Bergoglio ha appena eutanasizzato con il presunto motu proprio Traditiones Custodes, e continua a celebrare appunto messe in latino in comunione con Papa Benedetto. Non solo, io ho pubblicato una lettera ricevuta da un fedele che mi testimonia una realtà sconcertante e assolutamente sconosciuta ai media, ovvero quella della celebrazione di messe clandestine, cioè è assurdo, guarda, è una cosa pazzesca, messe clandestine a casa
da parte dei sacerdoti che vengono invitati a celebrare queste liturgie in comunione con Papa Benedetto, spesso e volentieri in latino, nelle case dei fedeli, perché c'è uno spinosissimo problema riguardante la questione del cosiddetto una cum. E anche della confessione, tanto che vanno tutti in fila da Don Bernasconi, che è diventato un po' il Certo. confessore di questo piccolo resto. Certo, ma d'altra parte la questione dell'una cum, che è stata sollevata da Don Minutella causando un vespaio, ha il suo perché. Spieghiamo da che cosa deriva. Deriva dalla formula, mi pare della seconda preghiera di consacrazione, ehm, riferita al fatto che il Signore deve consacrare il pane e il vino in comunione una cum famulo tuo Papa nostro Francisco o Benedicto. Quindi la comunione con il Papa, e questo lo dicono teologi di tutti i fronti, sia ratzingeriani che bergogliani, è fondamentale. Anche un liturgista, diciamo, assolutamente allineato come il padre Finotti, sostiene che la comunione col Papa sia fondamentale. Lo stesso Papa Ratzinger diceva che se non si è in comunione con il Papa, in comunione diciamo spirituale, morale, intellettuale con l'insegnamento del Papa, il sacramento è un problema poi ricevere il sacramento, no? Figuriamoci se poi questo Papa non è neanche il vero Papa. Questo è un grosso problema. Ora, c'è da dire che effettivamente Papa Francesco non è stato ufficialmente dichiarato antipapa. Però chissà. Quindi chi è in buona fede... Allora, sì, infatti, chi è in buona fede è salvato dalla dottrina del supplet ecclesiae. Cioè, questa dottrina fa sì che il fedele in buona fede che crede che un sacramento sia celebrato validamente, che per esempio ci sia la presenza reale nel tabernacolo, anche se poi per un disguido, per un problema non c'è, comunque il Signore Dio rende valido il suo sacramento perché vede la purezza del cuore della persona. Quindi, per dire, la vecchietta del paese che va alla messa una con Papa Francisco, chiaramente il sacramento è lecito per lei che non sa. Attenzione, qui bisogna fare un'enorme distinzione tra il fatto che il sacramento sia valido e il fatto che sia lecito parteciparvi. Attenzione, perché poi su questa cosa hanno impiccato Don Minutella, ma in modo secondo me veramente strumentale. Perché affinché un sacramento sia valido, il sacerdote deve essere regolarmente ordinato, il pane e il vino devono essere con le materie giuste, cioè vino d'uva e pane di frumento. La formulazione della preghiera di consacrazione deve essere corretta e anche l'intenzione del sacerdote deve essere sincera. Diciamo, fatto salvo questo insieme di elementi che servono a rendere valido il sacramento, c'è però il discorso della legittimità, della liceità nel partecipare a un sacramento che in questo caso, per chi lo sa, viene celebrato in comunione con un antipapa. Ora, Don Minutella dice, ma questo non è solo un antipapa, non è solo un antipapa, ma è anche anticattolico. Non solo non è cattolico, ma è anticattolico. Quindi come pretendete, si chiede Don Minutella, che il sacramento sia anche valido, cioè oltre al fatto di essere illecito? San Tommaso dice peccat quicunque audit missam hereticorum. Non si va alla messa con gli eretici, non è lecito andare a prendere i sacramenti in comunione con gli eretici. Dunque, facendo un paragone storico, immaginiamo di essere nella Francia occupata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Se un cittadino di Parigi partecipasse alla parata militare della Wehrmacht a Parigi sotto l'Arco di Trionfo, chiaramente andrebbe a supportare l'occupante, no? Anche con la sua stessa presenza.
Allora, un conto è che uno non sa che quei soldati sono i tedeschi, sono gli occupanti, va in buona fede credendo di assistere alla parata dei propri soldati francesi. Un conto è un cittadino parigino che va ad assistere alla parata del nemico, sarebbe un collaborazionista, no? Quindi a me sembra del tutto evidente che partecipare alle messe celebrate da preti bergogliani, una con Papa Francisco, di fatto costituisce un supporto all'impostura bergogliana, al golpe antipapale. Mi sembra del tutto evidente. Ma si potrebbe fare un'altra citazione storica molto importante, che è quella della Costituzione civile del clero del 1790, quando il clero francese giurò fedeltà allo Stato rivoluzionario. Allora, questo fece sì che una gran parte dei cattolici francesi, per protesta, rifiutasse di frequentare i sacramenti o di accogliere i sacramenti amministrati da quei preti che avevano giurato fedeltà alla rivoluzione francese. Mi sembra ovvio, mi sembra ovvio. Quindi io capisco che per tante persone rinunciare al rito domenicale della messa, oppure doversi andare a trovare il prete che celebra una con Papa Benedicto, o invitare il prete clandestino che celebra la messa, io capisco che sia un disagio, però signori, qua la Chiesa è sotto golpe e quindi che vogliamo fare? Un conto è il proprio benessere spirituale, la propria possibilità di andare a messa tutte le domeniche, eccetera. E un conto è poi la salvezza della fede, perché se poi voi andate a messa con Papa Francisco e quello adora Pachamama, vi sdogana le unioni civili, vi ribalta il cattolicesimo come un calzino, poi siete corresponsabili. Mi dispiace dover fare questo discorso un po' duro, però chissà che Bergoglio non è il Papa, e con quale coscienza poi frequenta i sacramenti amministrati una con Bergoglio, no? Questa faccenda è talmente spinosa che ci sono alcuni sacerdoti che ricorrono a degli escamotage veramente strani. Per Cioè esempio, una come entrambi. c'è quello che celebra una con Papa Francisco e una con Papa Benedicto, tutti e due. Poi c'è quello più diplomatico, secondo me non è male come soluzione, che dice celebrate in unione con il nostro Papa, senza dire il nome. Chi è? Io non lo so, fate voi, insomma, fate voi. Però anche lì il fedele dovrebbe avere la certezza. Quindi il mio invito, anche nelle messe in latino, anche nelle pochissime messe in latino che ancora sono celebrate dalle varie comunità tipo San Pio X, lì la formula una cum Papa nostro, il pubblico non la sente, non la sente. Quindi il fedele dovrebbe andare dal prete e dirgli: padre, ma scusi, lei in comunione con chi celebra? No, perché io lo vorrei sapere. Certo. È mio diritto saperlo, no? Siccome qua ci sono due papi. Perché lui dice nostro per dire con il nostro, rimane generico, non dice il nome. No, anche nella messa in latino si deve dire il nome, però siccome lo dice a bassa voce il prete, i fedeli non lo sanno, quindi diciamo che fa una dissolvenza. fa una dissolvenza, esatto. Però il fedele dovrebbe saperlo con certezza, Io poi, diciamo, il mio è un approccio laico alla questione, quindi non voglio scoraggiare nessuno ad andare a messa, però faccio un discorso logico. Se voi sapete che Bergoglio non è il Papa, con quale coscienza andate a fare la comunione una con Papa Francisco? Anche perché Bergoglio non solo è antipapa, ma è anche anticattolico, come vedremo più avanti. Quindi la questione è molto spinosa. Andrea, tutto questo nasce da questa declaratio di cui abbiamo parlato e riparlato di Benedetto XVI. Questa declaratio ha fatto sì che già il 12 febbraio 2013, quindi il giorno dopo la declaratio, uscì un importante articolo di Canfora sul Corriere della Sera in cui si parlava di questi due eclatanti errori già il giorno dopo.
Nel corso del tempo, poi tu e Fra Alexis Bugnolo siete stati tacciati da Gianni Gennari, che è questo giornalista che scrive su Avvenire, di complottismo, No, quindi non solo, ma Gianni Gennari mi ha dato esplicitamente dell'imbecille. E io, diciamo, non me la sono presa più di tanto perché chi ricorre all'insulto, diciamo, si autoqualifica. Ma ho rilanciato offrendo la mia collaborazione gratuita ad Avvenire per cercare di dirimere un po' insieme questa strana questione degli errori di latino. Naturalmente, dopo aver fatto questa offerta, Avvenire è passato dallo stato solido allo stato gassoso, ha sublimato, come si dice in linguaggio chimico. Ehm, Questi errori di latino furono individuati a caldo subito dopo il pronunciamento della Declaratio da Papa Benedetto dall'insigne latinista Luciano Canfora, che tra l'altro è anche un uomo di sinistra, quindi diciamo assolutamente al di sopra di ogni sospetto, che scrisse un articolo sul Corriere della Sera in cui diceva che appunto c'era un intollerabile accusativo al posto del dativo commissum, collegato alla parola leggiamo un ministerio. attimo la frase, Sì, perché sì, la sì. frase era sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro ecclesie vite communicem, vite che è Sì, genitivo, e infatti invece hanno corretto subito con un ablativo vita. Sì, infatti Canfora diceva si legge pro ecclesie vite laddove avremmo desiderato pro ecclesie vita, infatti. E l'altro era il commissum collegato a ministerium dove avrebbe dovuto esserci il dativo commisso. Questo articolo, questo articolo pubblicato sul Corriere della Sera, magicamente è scomparso dal web dopo che nel 2021 avevo dato spazio, scusa, nel 2020, dopo che nel 2020 avevo dato spazio alle obiezioni di frate Alexis Bugnolo, che per la prima volta aveva individuato questi errori di latino come strumentali a tenere desta l'attenzione sul documento, sull'invalidità del documento inteso come rinuncia. Come io stesso ho pubblicato per la prima volta poi nell'agosto 2021, quella declaratio non era una rinuncia scritta male, ma era un annuncio di sede impedita, di autoesilio in sede impedita. E vi dirò anche perché era stata scritta con quelle imperfezioni. Comunque, tornando all'articolo di Luciano Canfora, questo articolo del Corriere della Sera è scomparso dal web, però, siccome, come si suol dire, qualcuno fa le pentole ma non i coperchi, traccia di questo articolo è rimasto sulla cronaca locale di Bari, del Corriere del Mezzogiorno. Perché? Perché Luciano Canfora è di Bari, quindi l'articolo che era stato pubblicato sul Nazionale l'hanno tolto dalla pagina web nazionale, ma è rimasto nella cronaca locale. Quindi già questo ti fa capire che la questione degli errori di latino era molto spinosa, era molto spinosa. E poi fra Alex si dice, se non fitta la voce di Benedetto XVI con il testo che viene pubblicato, questo è un problema perché è il suono della voce che genera la dichiarazione, non quello che viene stampato o pubblicato Certamente, sul certamente, per non parlare del fatto che l'orario dell'ora 29esima che ventinovesima, non sì, esiste. sì, sì. Tra l'altro c'è una teoria molto interessante su quel discorso dell'ora in riferimento all'orario pontificio, ma un discorso molto complesso che magari ci ritorneremo quando sarò riuscito a semplificarlo, a renderlo un pochino più divulgabile. No, tornando al discorso degli errori di latino, in tempi recenti abbiamo capito perché quel latino utilizzato nella Declaratio era così dozzinale, perché non c'erano solamente quei due errori blu che erano stati individuati, oltre che da Canfora, anche dal latinista tedesco Wilfried Stroh. No, c'erano anche 20 altre imperfezioni. Addirittura frate Bugnolo ne ha calcolate una quarantina. E vari latinisti, anche diciamo assolutamente neutrali, come professori della Sapienza Ursini e Piras,
hanno individuato il linguaggio utilizzato da Benedetto come molto gergale, molto dozzinale quasi, dozzinale. Ora abbiamo capito il perché di questo stile così grossolano, considerando che Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è un raffinatissimo latinista, raffinatissimo. Tanto che, come si legge nelle biografie di Sebald, Papa Benedetto, sia da cardinale che poi da Papa, dettava le proprie omelie in latino direttamente al segretario. È un uomo capace di pensare in latino, ha tradotto tantissimo da San Bonaventura, quindi al latino medievale, insomma, ha una cultura da latinista sconfinata. Quindi è assurdo, no? Che un documento di portata storica come quella Declaratio potesse essere scritto in un modo così dozzinale, addirittura con due crassi errori di sintassi. Abbiamo capito questo perché lo spiega lo stesso Papa Benedetto in un suo intervento del 2008, mi pare, in cui dice, in cui cita Sant'Agostino che utilizzava un latino dozzinale e commetteva persino degli errori pur di comunicare con il popolo. Questo lo diceva già in tempi non sospetti, nel 2008 mi pare che fosse questo intervento su Sant'Agostino. E perché allora Papa Benedetto utilizza un latino così dozzinale? Non perché le persone di oggi siano in grado di riconoscere dei marchiani errori di latino, ma perché sapeva benissimo che questi errori sarebbero stati individuati da latinisti e filologi di chiara fama, che avrebbero scritto sui giornali gridando allo scandalo: pazzesco, inaudito, il papa latinista che fa gli errori di latino, eccetera, e questa notizia avrebbe catturato l'attenzione della massa concentrandola su quel documento. Quindi Papa Benedetto, sempre facendo riferimento al suo codice Ratzinger, a questo suo codice intelligentissimo di comunicazione, si è servito dello sdegno del professore Canfora, ateo, comunista, di sinistra, che ha pubblicato Dopo poche ore. che ha pubblicato sul quotidiano liberal, oggi bergoglianissimo, Corriere della Sera, questa incoerenza assurda che è stata infatti poi all'inizio della mia inchiesta, perché io comincio la mia inchiesta nel 2020 proprio sollecitato da Fra Bugnolo, che su questi errori di latino ha per primo individuato la possibilità che dietro ci potesse essere un codice di comunicazione. Quindi vedi come Dio si fa beffe dei suoi nemici, se volessimo utilizzare un'espressione cattolica, no? Cioè utilizza i suoi nemici, anticristiani, atei, anticattolici, liberal, eccetera, per divulgare il suo messaggio. È pazzesco, no? Una cosa di un'intelligenza veramente sovrumana. E il cardinal Sodano nota, fra Alexis Bugnolo, in un'intervista con padre Alessandro Minutella, nota che avrebbe dovuto aspettare prima di parlare e leggere questo foglietto a caldo, come hai spiegato già l'altra volta. Cioè avrebbero dovuto chiedere: ma è veramente la sua intenzione, Santo Padre? Lei veramente ha deciso? Ma come mai ci sono questi errori? E questo invece non è accaduto. No, anzi, dunque, noi vediamo su YouTube, si trova il filmato, che subito dopo la lettura della Declaratio di Papa Benedetto, il cardinale decano, Angelo Sodano, legge a sua volta un altro foglietto. Ora, siccome la lettura della Declaratio dura 1 minuto, Papa Benedetto la legge in latino con la sua voce molto flebile. Com'è possibile che il cardinal Sodano avesse preso furiosamente appunti con velocità da stenografo, che avesse tradotto, avesse compreso il senso di quella... Chiaramente il cardinale Sodano era stato preallertato e leggeva un foglietto che
con ogni probabilità gli era stato fornito proprio da Papa Benedetto. E la lettura del messaggio del cardinale Sodano è un altro capolavoro di Codice Ratzinger, perché il cardinale Sodano spiega che in modo quasi ossessivo che il Papa rimarrà in servizio fino al 28 febbraio, data a partire dalla quale terminerà il suo servizio pontificale, servizio che in tedesco si traduce con Dienst, che equivale per l'appunto alla parola ministerium. E comunque il cardinale Sodano ribadisce il suo pontificato resterà come una stella a brillare in mezzo a noi. Allora, le stelle non è che si spengono, non è che passano, sono proprio l'emblema della permanenza. Quindi Papa Benedetto non ha fatto assolutamente dire al cardinale Sodano che il suo pontificato terminava, che non sarebbe stato più papa, che abdicava, che rinunciava al papa, capito? Perché, e questo si ricollega a un discorso veramente banale che ho fatto, perché al di là del codice Ratzinger che richiede una certa applicazione razionale, al di là della questione canonica che richiede una certa applicazione appunto sulle leggi, c'è un dato di fatto oggettivo, banale, alla portata di tutti. Ma vi pare che un uomo della correttezza formale, della cultura canonica, storica, ecclesiastica, della sensibilità politica, del senso del rispetto di Joseph Ratzinger, se voleva abdicare faceva tutti questi pasticci? Rimaneva così ambiguo? Allora, se Papa Benedetto avesse voluto abdicare, dopo aver pronunciato la declaratio in latino superbo, una declaratio che si sarebbe chiamata renunziatio, come vuole la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, avrebbe fatto spiegare al cardinale Sodano, siccome i cardinali sicuramente non avrebbero capito all'impronta, Sodano avrebbe detto: Santo Padre, ci dispiace tanto che lei ha deciso di rinunciare al papato, sappiamo che lei rimarrà papa fino al 28 febbraio, poi dal 28 febbraio tornerà cardinale, tornerà vescovo e addio al suo pontificato. Avrebbe spiegato così. No, invece tutto un sistema di sottigliezze, il suo papato continuerà fino al 28, poi terminerà il servizio pontificale e poi il suo papato continuerà a brillare come una stella per sempre. Capisci? Allora, Si sarebbe potuto creare un dubbio se la persona non conoscesse la lingua, cioè ad esempio Giovanni Paolo II non parlava bene l'italiano, facciamo finta che la declaratio doveva essere in italiano, sì, lui diceva mi corrigerete, non è che uno gli andava a fare certo. come adesso, quello ve lo dico, Certo, è chiaro. quindi ha un altro valore. E va bene, posso andare avanti? Come no? E soluzioni, questo è interessantissimo, un articolo meraviglioso che ho trovato in cui tu spieghi quali sono le soluzioni per il post Bergoglio, dalla rielezione di Ratzinger a questa figura di antipapa onesto di cui parli, che è molto, molto interessante. Quindi quali sono le varie opzioni davanti alle quali ci potremmo trovare se morisse o se si dimettesse improvvisamente Bergoglio? Sì, questo articolo pubblicato sul Libero il 31 dicembre si voleva appunto concentrare sulla ipotesi che ci lasciasse prima Bergoglio rispetto a Papa Benedetto, il quale, 94enne, molto fragile fisicamente, però sembra di godere di buona salute, mentre diciamo ci sono state alcune vociferazioni sulla salute di Bergoglio. Quindi, assumendo l'ipotesi che potesse uscire di scena prima Bergoglio di Papa Ratzinger, si profilano degli scenari molto importanti, molto importanti. Dopo 20 giorni bisogna fare, entro 20 giorni bisogna fare il conclave. Allora, il rischio enorme che noi stiamo correndo, anche grazie purtroppo ai seguaci di Monsignor Viganò e del Vescovo Schneider, che continuano a dire cose tremende su Papa Francesco, però riconoscendolo ufficialmente come Papa, e poi dicono anche delle cose
denigratorie verso Papa Benedetto, che oltre a trovarsi in sede impedita si deve anche sentir dare del modernista, grazie a questa parte significativa del mondo della tradizione che è stato confiscato, diciamo così, da Monsignor Viganò e dal Vescovo Schneider, il rischio è che, uscito di scena Bergoglio, si vada a un prossimo conclave con 70 cardinali di nomina antipapale su 120 e che quindi, naturalmente, dopo questo falso conclave uscirà fuori un altro antipapa, perché anche se venisse eletto Padre Pio, per dirne un paradosso, sarebbe comunque un antipapa. Anche se eleggessero lo stesso Monsignor Viganò o il Cardinal Burke, sarebbe comunque un antipapa. Perché? Perché il conclave è spurio, dove ci sono una parte di cardinali di nomina pre-2013, quindi cardinali veri, e 70 cardinali di nomina antipapale che non sono cardinali. Ecco perché Papa Benedetto scriveva nella Declaratio: il prossimo pontefice dovrà essere nominato da coloro a cui compete, e non è casuale, no? Perché si riferiva ai veri cardinali, tant'è che il 28 febbraio 2013, congedandosi dai cardinali, disse: è tra voi che c'è il prossimo papa. Ma non si riferiva certo a Bergoglio, si riferiva al fatto che quando lui stesso, Benedetto XVI, sarebbe morto o avrebbe realmente abdicato, il prossimo vero papa sarebbe stato scelto fra quei veri cardinali di nomina pre-2013, nominati da Benedetto XVI o al massimo da Giovanni Paolo II. Ok? Quindi chiarissimo quell'intervento. Solamente i veri cardinali possono eleggere un vero papa. Prima opzione è esce di scena Bergoglio. Prima cosa, andare a chiedere a Papa Benedetto: santità, ma lei che fa? Era in sede impedita? Come funziona? Eccetera. Se Papa Benedetto dovesse per qualsiasi motivo non parlare o non poter parlare, un'altra opzione potrebbe essere quella di un sinodo provinciale lampo. Il sinodo provinciale... Lampo perché ci sono 20 giorni per farlo. Certo. Sinodo provinciale che coinvolge vescovi, rettori di istituti pontifici e altri membri significativi del clero della provincia di Roma, dice Fra Bugnolo che è preposto a potersi pronunciare sulla sede impedita del vescovo, in questo caso il vescovo di Roma. Però appunto il tempo è poco, Una mossa molto più pratica e intelligente e diplomatica per salvare capre e cavoli sarebbe quella di un conclave invalido con 70 non cardinali che però rieleggesse, tra virgolette, Papa Benedetto, il quale non ha alcun bisogno di essere rieletto, perché è sempre lui il Papa. Però da questo pseudo conclave, diciamo, risulterebbe comunque una dimostrazione di fedeltà al vero pontefice. Sarebbe un gesto che annulla l'antipapato. Sì, tendenzialmente sì, ma la cosa che interessa, le uniche cose che interessano, sono o che il conclave sia composto da veri cardinali di nomina pre-2013, oppure che alla fine della fiera sul trono di Pietro ci torni Papa Benedetto. Quindi se Papa Benedetto dovesse essere riconfermato, tra virgolette, da questo pseudo conclave pantomima, anche con 70 cardinali invalidi, che quindi non sarebbe un conclave, però Papa Benedetto reintegrato nell'esercizio del potere, poi avrebbe la possibilità di decidere se confermare o meno quei cardinali di nomina bergogliana. Mi spiego, è chiaro che se i 70 cardinali di nomina bergogliana rieleggono Papa Benedetto all'unanimità, è possibile che Papa Benedetto li confermi per la loro prova di fedeltà. Tanto che, e qui mi viene in mente una cosa divertentissima da citare, quando Bergoglio portò i suoi falsi cardinali da Papa Benedetto nella pia illusione di ricevere da lui stesso la benedizione per questi nuovi cardinali, Papa Benedetto raccomandò loro: vi raccomando la fedeltà al Papa, senza spiegare quale. Capisci? Quindi, capito che genio?
dissi a questi nuovi pseudo cardinali: vi raccomando la fedeltà al Papa, ancora una volta senza spiegare quale. E tutti lì a bersi questa cosa, hai visto? Poi si vede nelle immagini che ad alcuni dà la mano, alcuni la sfila pure lui. Non lo so questo Io l'ho se... visto, però Sì, vorrei sì, che sì, mi è sbaglio. possibile che magari, Non lo so, diciamo, ragazzi. possa esprimere una forma di... Perché poi Papa Benedetto è molto attento al significato dei simboli. È coltissimo, preparatissimo sul significato dei simboli. Tanto che, come abbiamo già detto, mi ha onorato di una sua risposta tramite il suo segretario, l'arcivescovo Genswein, inviandomi la carta da lettere con lo stemma di Genswein inquartato con quello suo da Papa Regnante. Perché il prefetto della Casa Pontificia, per tradizione, inquarta il proprio stemma con quello del Papa Regnante. Nel 2017 Monsignor Genswein acquisisce un nuovo stemma inquartato con quello di Bergoglio e invece nel 2021 mi scrive con quello inquartato con lo stemma di Papa Benedetto da Papa Regnante. Ora, mandare una carta da lettere del genere a un giornalista che dice quello che dico io da 2 anni, come notava anche il direttore Arnaldo Vitangeli, è un gesto di una potenza simbolica sconvolgente. Già. Secondo te se ne è occupato qualcuno degli altri giornali di questa cosa? Non mi risulta. No, non risulta neanche a me. Niente. Poi lui potrebbero questi cardinali anche chiedere la rinuncia a Benedetto. Ah, certo, no? certo, assolutamente, senza, diciamo, dover procedere a una pseudo rielezione di Papa Benedetto, però gli si potrebbe chiedere una rinuncia effettiva, non prima però di aver indicato quali siano i cardinali che dovranno partecipare al prossimo nuovo conclave. Diciamo che chiedere una rinuncia formale a Papa Benedetto equivale comunque a nullificare l'antipapato di Bergoglio, quindi mi sembra evidente. E poi c'è quest'ultima sì, immagine complicatissima dell'antipapa onesto. Questa è una soluzione, diciamo, di scuola, molto laboriosa, sicuramente poco praticabile, che però è utile Per capire. a far capire Sì. il succo della questione, cioè che alla fine deve tornare sul trono o Papa Benedetto o un eletto da cardinale di nomina pre-2013. E la proposta è quella del cosiddetto antipapa onesto. Ammettiamo che Papa Benedetto rimane muto come una sfinge e che si vada a un conclave con 70 cardinali invalidi che elegge, per dire, un papa di nome Leone XIV. Questo Leone XIV dovrebbe convocare un sinodo provinciale per far pronunciare i cardinali, i vescovi, insomma... Se fosse così onesto. Certo, a regola di Bazzi. Dovrebbe convocare questo sinodo provinciale per pronunciarsi sulla sede impedita di Papa Benedetto. Se il sinodo dice sì, Papa Benedetto è in sede impedita, allora Leone XIV chiude i giochi e si torna a un conclave con i cardinali di nomina pre-2013. Se il sinodo provinciale invece dicesse no, Papa Benedetto ha abdicato, quindi tutto regolare, tutto va bene, Madama la Marchesa, allora Leone XIV, siccome la decisione del sinodo provinciale non è infallibile ma obbligante, che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe scardinalare i cardinali elettori di nomina bergogliana e poi, tra virgolette, suicidarsi egli stesso, cioè abdicare Farsi egli fuori. stesso, farsi fuori, cioè uscire dai giochi, in modo che comunque sia il prossimo conclave Torna valido. torna valido con i cardinali di nomina bergogliana. Diciamo, questa è un'ipotesi puramente di scuola per far capire che alla fine della fiera o rimettete Papa Benedetto sul trono, perché lui è il Papa, oppure aspettate che lui abdichi, o aspettate che lui vada in paradiso, e poi fate un vero Papa eletto dai cardinali di nomina pre-2013. O così o niente, signori. Non c'è alcun tipo di opzione diplomatica, come magari qualcuno vorrebbe percorrere, per trovare accordi, eccetera, perché lo Spirito Santo non si presta alle manovre degli uomini, ok? Non è che lo Spirito Santo può accettare un discorso, mo ormai c'è Bergoglio, ormai ci stanno sti 70 cardinali, che facciamo? No,
Lo Ma Spirito Santo se, è senza compromessi. ma se morisse improvvisamente Ratzinger, questa cosa come è ovviabile a quel punto? Nel senso, bisognerebbe comunque fare una cosa del genere, cioè riunirsi per far fuori dei cardinali e poi, se no, rimarrebbe Guarda, l'antipapato per sempre. guarda, io ti dico solo una cosa e poi chi ha orecchie intenda. Papa Benedetto non può parlare chiaramente perché è in sede impedita e in sede impedita il Papa è impossibilitato nell'esprimersi liberamente. Ma ci sarà un giorno, per forza, in cui Papa Benedetto non sarà più in sede impedita e allora potrà comunicare liberamente. Prima della sua morte, tu dici. E io mi fermo. No, 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 non ho detto questo. Ok, ho capito. Cioè, non ho capito. Ratzingerianamente vi lascio con Ci sarà un giorno in cui Papa Benedetto sicuramente non sarà più in sede impedita e non essendo più in sede impedita potrà comunicare. E qui mi fermo. Codice Cionci. Va bene, d'accordo, l'accetto. La Madonna non ha voluto togliere a Gesù alcun titolo. Ha ricevuto il dono di essere madre di Lui, il dovere di accompagnare noi come madre, di essere nostra madre. Non ha chiesto per lei essere una quasi redentrice o una corredentrice. No, il Redentore è uno solo. E questo titolo non si raddoppia. Soltanto discepola e madre. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.